Una nuova tipologia di circo emerge prima di tutto all'interno del più ampio fenomeno del nuovo teatro, che si sviluppa negli anni 60 e 70, cercando di rompere con i vecchi schemi e attingendo la propria linfa vitale da forme di spettacolo più genuine, come la commedia dell'arte, il mimo e le arti di strada. In particolare, la fisicità e l'immediatezza del circo, la preparazione motoria e il duro allenamento dei circensi sono interpretati come prerequisiti per la reinvenzione del teatro in atto in quegli anni. Attingendo così dal repertorio fisico dell'acrobata, si diffonde il concetto di training per attori ampiamente sostenuto e teorizzato da Jerzy Grotowski e poi da Eugenio Barba. Parallelamente al circo acrobatico, il nuovo teatro attinge anche dall'immaginario del clown, fonte di ispirazione per importanti registi e attori di quegli anni. Si pensi solo alla reinvenzione del clown in un metodo da parte di Jacques Lecoq. Dati esemplari di questo incontro tra la clownerie e il teatro sono il 1969 con il Mistero Buff di Dario Fo e il 1970 con Le Clown di Ariane Mouchkine e Il sogno di una notte di mezz'estate di Peter Brook, un'innovativa rivisitazione del classico shakespeariano in chiave circense clownesca. In quegli stessi anni Federico Fellini filma il documentario I Clown, che, celebrando il funerale del circo, vissuto attraverso la contemplazione poetica delle glorie passate, segna l'avvio simbolico del Nouveau Cirque. In seguito a questo contatto, il circo inizia ad assorbire dal teatro nuovi codici per rivoluzionare il proprio linguaggio, andando oltre il virtuosismo tecnico e il gigantismo artificiale proprio del grande spettacolo popolare circense di quegli anni. Proprio in opposizione a ciò, il primo importante esempio di Nouveau Cirque, intimista e teatrale, è rappresentato dalla coppia Jean-Baptiste Herré e Vittoria Cepri, che dopo essere apparsi all'interno del documentario di Fellini, portano in scena al Festival d'Avignon, sotto un piccolo chapiteau, Les Cirque Monjour. Il loro è un circo poetico, con bolle di sapone, conigli, colombe, dallo strabiliante impatto visivo. Lo spettacolo, che prende poi il nome di Les Cirques Imaginaires e poi Les Cirques Invisibles, include per degli anni anche i figli Aurelia e James. Ha fortuna in tutto il mondo ed è tuttora rappresentato. Il reale rinnovamento che segna la nascita del Nouveau Cirque è dato dal contributo delle prime scuole professionali, che permettono di andare oltre la concezione familiare di circo, secondo la quale le varie discipline devono essere assimilate per imitazione dai figli, come una sorta di eredità. Facendo un passo indietro, è la Russia post-rivoluzionaria la patria della prima scuola di circo, la scuola delle arti, del circo e del varietà di Mosca, aperta nel 1927 da William Truzzi. In Occidente è Parigi la sede delle prime formazioni professionali e l'anno di avvio è il 1974, che segna il bicentenario dell'arrivo di Philip Astley nella capitale francese. Il sergente Philip Astley è considerato il creatore del circo moderno, avendo fondato nel 1768 a Londra l'Astley Anfiteatre, luogo di spettacoli creati dall'unione tra l'arte dei saltimbanchi acrobati e la disciplina militare dei cavallerizi. Quindi il 1974 era il bicentenario dell'arrivo del primo circo sul continente e per l'occasione Silvia Bonfort, collaborando con la famiglia di cavallerizi Grus, organizza un grande spettacolo e sfruttando il notevole interesse scaturito fonda una scuola di circo. Solo poche settimane dopo, per pura coincidenza, Annie Fratellini, nipote del celebre clown Paul Fratellini, e suo marito Pierre Eté riescono finalmente ad aprire la loro École Nationale du Cirque sotto un minuscolo chapiteau. È interessante notare come entrambe queste esperienze di formazione siano nate dall'incontro tra giovani esponenti di tradizionali famiglie circensi con personalità esterne a quel mondo. Le due scuole parigine con gli anni perfezionano una vera e propria metodologia pedagogica, di molto debitrice ai sistemi dell'Est, e impiegano come istruttori artisti delle più importanti dinastie franco-italiane del Novecento, offrendo la possibilità di formare artisti veri e propri all'altezza del mercato mondiale,
per la prima volta al di fuori della trasmissione dinastica. Questa funzione è potenziata dall'emergere nel 1977 del Festival Mondial du Cirque de Demain, il più importante trampolino di lancio per giovani artisti nella storia del Nouveau Cirque. Negli anni '80 entrambe le iniziative pedagogiche iniziano a mostrare i propri limiti. Il Centre Drus, che si rivela troppo rigoroso e accademico, chiude, mentre la scuola Fratellini rimane un'iniziativa privata. Si può sostenere infatti che un più stabile avviamento del Nouveau Cirque sia scaturito dalle politiche culturali del ministro Jacques Lang, sotto la presidenza di François Mitterrand. In quegli anni in Francia esiste un teatro di strada vitale e una danza contemporanea in pieno sviluppo, che contribuiscono all'affermazione di questo innovativo linguaggio circense con l'esplosione di una cultura diffusa del corpo. Il 13 gennaio 1986 Jacques Lang inaugura ufficialmente il Centre National des Arts du Cirque, CNAC, à Châlons-en-Champagne. Pourquoi Châlons? Parce que il y a ce merveilleux cirque que nous sommes, un des derniers grands cirques en dur du pays, parce qu'il y a un maire actif, parce qu'il y a un président de la région actif, et nous nous sommes mis d'accord ensemble pour bâtir ce beau projet. Cette école, à mon avis, sera la source d'un renouveau et d'une transformation profonde du cirque en France, suscitera de nouvelles vocations. Grazie alle scuole, la Francia diventa la patria delle prime compagnie di Nouveau Cirque. Il Théâtre Équestre Zingaro nasce nel 1984 in seguito all'esperienza del Cirque Aligre nell'ambiente del Festival di Avignone post 68 ed è dominato dalla personalità carismatica dello sciamano cavallerizzo Bartabas, all'anagrafe Clément Marty. Il cabaret équestre, lo spettacolo che ne determina l'identità vincente e il successo in tutto il mondo, è caratterizzato da uno strano valore di happening liturgico, che si basa sul vissuto e la quotidianità senza tempo della presunta comunità zingara. Incentrato sul rapporto tra cavalli e attori musicisti, Zingaro è un'esperienza più vicina al teatro povero che alla tradizione circense. Per la prima volta un autore di circo si avvicina ai processi dell'arte contemporanea, con un progetto legato all'evocazione e all'inconscio, e Bartabà diventa un personaggio emblema del teatro di ricerca. In ugual modo sembrano muoversi altre due esperienze francesi, il Cirque Plume, fondato nel 1983, e il Cirque Baroque, nome assunto nel 1987 da L'Écoute aux Images. Entrambe le compagnie si basano sulla teatralità plastica delle immagini e hanno un'origine legata alle arti di strada e ai saltimbanchi, dal quale poi si differenziano. L'immaginario del Plume si caratterizza soprattutto per l'attenzione poetica al sogno, in un teatro dell'infanzia in cui non esiste tanto una storia, quanto una partitura analogica di quadri il cui senso complessivo è affidato alla libera interpretazione fantastica dello spettatore. I loro spettacoli sono caratterizzati da una robusta presenza di musica e canto e sono popolati da illusioni ottiche e giochi di ombre cinesi, un fattore che impone una disposizione frontale dello spazio scenico per una vera e propria teatralizzazione circense. Il Cirque Baroque ha invece un'attenzione precisa all'improvvisazione drammaturgica della commedia dell'arte, con un immaginario esplicitamente teatrale, in cui l'acrobazia è elemento funzionale a una drammaturgia di atmosfera, spesso agganciata a sensazioni olfattive e visive. Un'altra esperienza straordinaria è, dal 1986, quella di Archaos, compagnia fondata da Pierre Bidon e Guy Carrara, che in un delirio post-industriale creano una commistione tra acrobati, detriti da discarica, musicisti e personaggi da emarginazione suburbana. Oltre all'ambientazione, la grande novità degli spettacoli di Archaos è il processo di simultaneità, per cui lo spettatore è aggredito da una moltitudine di personaggi e accadimenti che avvengono contemporaneamente, generando visioni e sollecitando l'immaginario del pubblico.
È senza dubbio questa anarchia onirica a creare un consenso vastissimo per la compagnia con un gusto punk e grunge, che in pochi anni costituisce due team distinti in giro per il mondo, raggiungendo 5 milioni di spettatori. Una questione di famiglia è invece la compagnia Rasposo, nata nel 1987 per volere di Joseph e Fanny Mollien, con la figlia Marie, che rivendicano un circo barocco come eredità del circo tradizionale, creando sotto lo chapiteau un'atmosfera molto accogliente e festosa. Nei primi anni 90 iniziano il proprio percorso artistico tre compagnie contraddistinte dalla scelta di esplorare in scena una sola disciplina circense. La giocoleria per Jérôme Thomas, il trapezio volante per Les Arceaux e il filoteso per Les Colporteurs. Il primo incomincia una ricerca all'inizio individuale e poi di gruppo sulla relazione tra giocoleria e musica, creando i primi balletti fondati sull'arte della giocoleria. Les Arceaux sono invece un collettivo comunitario di trapezzisti folli che grazie a preziosi contributi ingegneristici costruiscono il primo esempio di chapiteau gonfiabile, dove gli artisti e il pubblico, disposto su comode sedie a sdraio, condividono lo stesso respiro rassicurante. Les Colporteurs sono all'origine Agathe Olivier e Antoine Rigaud, funamboli della propria vita, che si incontrano a fine anni 70 nella scuola Fratellini e iniziano ad esplorare, prima in due, poi in tanti, le grandi potenzialità del filoteso, disegnando e attraversando nuove traiettorie in aria. All'inizio degli anni 90 diventa direttore della scuola CNAC lo scultore Bernard Turon, che inaugura l'utopia dell'attore di circo, una visione che pone al centro la personalità del singolo individuo e non il suo exploit circense. Si instaura una vera e propria riforma pedagogica che riconosce come insegnanti gli ex allievi delle prime scuole, affiancati da pedagoghi dello sport e della ricerca coreografica e teatrale. Une école d'art et je crois que comme toute école d'art, nous devons être tournés vers l'avenir et nous devons permettre aux jeunes qui entrent dans cette école d'être les créateurs du cirque de demain. Un'altra idea rivoluzionaria è l'affidamento del saggio finale della scuola a un coreografo di punta della danza di ricerca e la trasformazione del saggio stesso in uno spettacolo da portare in tournée. Les Cris de Camaleon, curato da Joseph Nage nel 1995 nel decennale della scuola CNAC, rappresenta il momento culmine di tale via. Les Cris, basato sull'idea di storpiamento, fa esplodere dall'interno le tecniche del circo e ne distrugge i simboli, in un gusto dell'assurdo kafkiano, fino a vedere gli acrobati, da sempre figure eroiche, assimilati ai perdenti di canto. Si animano in scena atleti biomeccanici capaci di mirabili acrobazie al trampolino, super marionette al servizio dell'immaginario muscolare di Alfred Jarry. Con un saggio di fine anno 10 ragazzi che formano la compagnie Anomalie trasformano una prova da debuttanti in un evento internazionale con la consacrazione al Festival di Avignon, 3 anni di tournée e circa 300 repliche in Europa e nel mondo. Dopo circa un trentennio di ricerca, all'inizio del 2000 il Nouveau Cirque si declina in Francia nella sua ultima versione come Cirque Contemporain, sempre grazie al contributo fondamentale delle scuole, come luogo di apprendimento e di incontro per i futuri artisti. Oltre all'Accademie Fratellini a Parigi e alla CNAC, non lontano dalla capitale, nasce l'Elido di Toulouse, che stimolerà il grande sviluppo del circo nel sud della Francia. Si verifica così una notevole fioritura di giovani autori di cirque contemporain, che a partire dalle scuole e poi in tutta la loro carriera ancora in corso, esplorano le potenzialità espressive di determinate tecniche circensi, arrivando a scoprire nuovi strumenti per la scena, unendo gli attrezzi di circo agli oggetti quotidiani. Tra questi, Jean Leguier, diplomato nella prima classe di allievi della scuola CNAC, Georges Muller, Mathurin Bolz, che partecipa alla tournée delle Cris de Camaleon, Fia Menard e Jean Bourgeois.